La macchina non ha l'identità e non ha l'anima che ha una persona che trasforma una materia viva come la terra. Noi amiamo definirci artigiani della tecnologia. Abbiamo unito la tradizione e l'innovazione. Quindi noi per questo dobbiamo dominare la macchina, perché la macchina deve dare l'emozione che noi trasmettiamo attraverso il digitale. Siamo al Centro per l'Artigianato Digitale di Cava dei Tirreni. È un incubatore, quindi un luogo dove artigiani, aziende, designer possono frequentare per conoscere le nuove tecnologie digitali. Quindi ci sono degli artigiani che effettivamente qui all'interno dei nostri spazi lavorano in maniera classica, ma utilizzano lo strumento digitale per dare delle qualità migliorative ai prodotti, ma anche a tutta la parte di marketing e di business per stare su mercati che non sono solo quelli italiani, ma sono quelli internazionali. Mi chiamo Camilla Trezza, fashion designer. Ho seguito un corso di Advanced Design to Architecture and Craft proprio specializzato nella stampa 3D. Ho applicato la mia arte attraverso le nuove tecnologie, attraverso l'artigianato, e questo mi ha completato. Con la stampa 3D e con la modellazione 3D è molto più veloce, è molto più pratico. Quindi tutte le idee che ho, studiandole, posso metterle in pratica in poco tempo. Sono Giuseppe Cicalese, ceramista, e ho sempre cercato di sperimentare cose nuove. La mia presenza qui al CAD è quella di formare i giovani che approcciano all'artigianato digitale, cercando di dargli quell'infarinatura dei vari passaggi della ceramica tradizionale per poi poter approcciare a quella digitale. La stampante deve essere un aiuto per quello che facciamo. Le nuove tecnologie le devi cavalcare, ma non le devi subire. Da qui nascono dei pezzi che abbiamo fatto in collaborazione, che sono questi qua esposti, dove ci sta la parte tradizionale e c'è la parte fatta con la stampante digitale. Quindi il nuovo e l'antico che riescono a coesistere insieme. Il progetto Artista è l'incontro tra l'artigianato e la tecnologia. L'artigiano, tramite il visore, riesce a entrare in uno spazio dove poter realizzare il proprio vaso in ceramica, ad esempio. Questo manufatto ceramico può essere inviato a una stampante 3D che lo stampa e lo realizza, e quindi lo progetti in virtuale, lo trovi nella realtà. Chi l'ha provato ha potuto dire: ah, ecco, posso farlo anch'io, è semplicissimo. Non è un semplice spazio di coworking, è una sorta di spazio di co-making, cioè dove si fa insieme. Il Centro per l'Artigianato Digitale nasce da un'attività di rigenerazione urbana che è stata messa in essere anche grazie all'utilizzo dei fondi di coesione europea. Lo spazio dove mi trovo adesso è un ex mercato ittico ed è un luogo abbandonato alla città che grazie a questi fondi europei è stato riportato alla luce e ne è stata data nuova vita. Non ci si aspetta che ci siano dei posti come questo in cui veramente c'è la possibilità sia di toccare con mano l'artigianato, sia sperimentare nuovi tessuti, nuovi materiali, sia approcciarsi alle nuove tecnologie come il braccio robotico, la stampa 3D o la fresa meccanica. La prospettiva che abbiamo è quella che finalmente gli artigiani vedano la tecnologia non come un competitor, ma che invece lo vedano come uno strumento che amplifica le loro possibilità, amplificano le loro prospettive. Il mio augurio, il mio auspicio è che questo tipo di modello possa in qualche modo incontrare la maggior parte delle persone interessate e creative di tutta Europa.